Ciao a tutti, iniziamo questa serie di video visto che a breve cambieremo casa perché il nostro contratto di affitto scadeva l'anno prossimo, ma i proprietari hanno deciso di voler vendere questo bellissimo attico, appartamento in cui noi eravamo in affitto, e quindi sfrutterò questa occasione, essendo io e mia moglie medici veterinari, per realizzare una serie di video in cui praticamente vi mostriamo come si effettua, diciamo, un trasferimento, un cambio casa avendo dei gatti. Ovviamente lo faremo insieme, nel senso che non tutto è perfetto quando bisogna cambiare casa, quando bisogna fare i traslochi e si hanno degli animali domestici, come per esempio dei micioni. Ovviamente questa qua era una casa al terzo piano con una terrazza gigantesca, e quindi abbiamo cercato una casa simile. Ovviamente quasi impossibile trovarla, però abbiamo ovviamente trovato la casa che vi mostreremo nel prossimo video, e quindi seguite questa playlist che si chiama Casa e Gatti, in modo che troverete tutti i video inerenti a questo tipo di situazione. Cercheremo insomma di analizzare tutte le difficoltà, le problematiche che si incontrano quando si hanno dei gatti e bisogna ovviamente cambiare casa. Allora, noi non avremmo ovviamente cambiato casa, perché si sa, la prima regola quando si ha dei gatti è cercare di non cambiare l'ambiente, però essendo in affitto può capitare, quindi vedremo. Allora, questa qui era una casa che fondamentalmente aveva questa terrazza enorme che circondava tutto l'appartamento, e nonostante fosse impossibile mettere in totale sicurezza, perché siamo comunque al terzo piano, la bellezza di questa terrazza è che aveva fondamentalmente, vedete, questo tipo di approccio, cioè abbiamo una parte, diciamo, di marmo bella spaziosa, poi una parte di terra e poi un piccolo pezzo che guarda ovviamente giù. E vi posso assicurare che in questi 7 anni i gatti non sono mai stati a rischio, perché difficilmente vanno al pelo della muraglia, perché fondamentalmente hanno tantissimo spazio. Qui vedete i danni della grandine dell'anno scorso, purtroppo. Questi sono tutti da buttare via, sono miei, li butterò poi via. E fondamentalmente, quindi, uno dei vantaggi di queste terrazze è che effettivamente i gatti possono guardare senza essere senza troppo essere, diciamo, al limite. E questo secondo me è una delle problematiche di quando si hanno delle terrazze: cercare di creare comunque delle zone in modo che il gatto possa stare tranquillo senza essere al limite, perché è lì dove rischia di cadere, e quindi è lì dove fondamentalmente rischiamo chiaramente maggiormente la caduta del gatto. In generale in questi 7 anni ho notato proprio che i gatti, avendo comunque uno spazio, vedete, abbastanza importante sia di qua che di qua, fondamentalmente non hanno quasi mai utilizzato, diciamo, il limite della terrazza. E vi dico anche, essendo un appartamento in un condominio, non sono neanche andati troppo in giro per gli altri appartamenti, sono stati praticamente qua. Io ho 2 gatti, uno di 5 anni e l'altro di 8-9, quindi praticamente sono abbastanza tranquilli, non sono dei gattini. Però quello per esempio di 5 l'abbiamo portato qua, che era un gattino, e quindi poteva ovviamente essere un problema. Chiaramente non li abbiamo mai lasciati soli all'inizio, abbiamo fatto delle fasi che faremo anche nella casa nuova, quindi lo vedrete nel video che vi mostrerò quando poi porteremo i gatti. Sicuramente, essendo noi 2 medici veterinari, diamo sempre più importanza ai gatti prima che a noi, e quindi cerchiamo sempre di realizzare dei luoghi che possano essere poi adatti a loro, in modo che abbiano meno stress. Poi ovviamente stress zero non esiste fondamentalmente,
cioè, o meglio, si lavora per quello, però potenzialmente ci possono essere comunque delle problematiche nonostante si cerca di fare tutte le cose per il verso giusto. Come vi dicevo, allora il primo problema sarà il discorso della terrazza. Abbiamo trovato comunque una casa con una terrazza, ripeto, non così grande, però questo è il primo, diciamo, problema. Il secondo problema chiaramente la casa dove andremo sarà un piano e mezzo, quindi non troppo bassa per scendere, ma nemmeno così alta da essere sicuri al 110% che non possano scendere. Quindi valuteremo come sistemare. Anche nella nuova casa però valuteremo il discorso di realizzare fondamentalmente degli spazi dove il gatto non stia a pelo, perché questo secondo me è una delle cose più importanti quando si hanno delle terrazze. Capite che questa terrazza, per metterla in sicurezza, indipendentemente che siamo in affitto, ma anche se fosse di proprietà, sarebbe praticamente quasi impossibile. Riusciresti a creare un patio, quello sì, se fosse nostra, se fosse stata nostra, però non riesci a mettere in sicurezza completamente tutta la terrazza. Quindi fondamentalmente il problema sarebbe restato. Anche nella prossima casa è praticamente impossibile mettere in sicurezza completamente tutta la terrazza. Abbiamo due terrazze, una sicuramente riusciremo a metterla completamente in sicurezza, sarà, diciamo, la zona dove loro potranno stare quando noi saremo a lavorare senza problemi. L'altra invece, vabbè, li faremo uscire quando saremo a casa noi, che torneremo, quella magari per la sera, ed è molto più spaziosa. Andremo in un appartamento che più o meno ha le stesse metrature di questo, però messo su due piani con delle scale, mentre questo è un unico piano. Quindi vi invito sicuramente a seguire il canale, iscrivervi al canale se non siete iscritti, perché fondamentalmente nel canale poi troverete la playlist che si chiamerà Casa e Gatti, dove pubblicheremo tutti i video inerenti chiaramente al nostro trasferimento, al cambio casa, ai mobili che prenderemo, all'abbellimento della casa per i gatti, al momento in cui passeremo di là. Insomma, faremo questo viaggio insieme. Se volete seguirci, pubblicherò insomma i video di tutta questa avventura. Il cambio casa a volte può spaventare anche noi esseri umani, perché ovviamente c'è il cambio magari dei mobili e tutto, però diciamo che lo stiamo prendendo con estrema euforia e anche con entusiasmo. Stiamo già abbastanza messi bene, quindi ci vediamo al prossimo video in cui vi mostrerò la casa. Intanto a fine video vi verranno posizionati dei video che ovviamente seguiranno la serie, in modo tale che basta che seguiate l'ultimo video per rimanere, ovviamente, per seguire il prossimo e quello precedente. Un saluto a tutti e alla prossima.